Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Mythica Ford Gran Torino di Starsky Hutchins scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 12. Con questo video terminiamo la visione di questa ultima consegna che ho avuto, dove appunto siamo andati a vedere il numero 10, 11 e adesso andiamo a vedere il 12. Divideremo anche questo video in 3 fasi. La prima, quella di appunto andare a vedere la visione dei pezzi contenuti più il montaggio ed eventualmente, se mi posso permettere, darvi qualche consiglio. Nella seconda parte del video andremo a fare la rappresentazione del punto in cui siamo arrivati dalla prima uscita alla 12ª, e nella terza parte del video darò la possibilità a chi fosse interessato di poter non soltanto guardare i contenuti come immagini, ma anche di poterne leggere la scrittura. Un'ultima cosa, vi ringrazio sempre per le iscrizioni, siamo arrivati a 1010 iscritti, ragazzi, qua non so mettere l'applauso, io vi ringrazio, vi ringrazio veramente con tutto me stesso. Siamo a oltre 122.000 visualizzazioni totali, mamma mia ragazzi, grazie veramente. Adesso mi rivolgo a quelli che non si sono iscritti ma che mi guardano. Ragazzi, l'iscrizione non costa nulla, certo dovete avere il piacere di farla, e se volete farla Michele è molto ma molto contento. Se poi attivate la campanella riuscirete sempre ad essere avvisati ad ogni mio nuovo video. Nel canale c'è anche una playlist dove potrete trovare altri modelli e altre cose, e ricordatevi anche che il canale di Michele Armonica non è un canale come tutti gli altri, non si limita al solo montaggio, ma cerca anche di aiutare le persone che hanno meno esperienza nel campo del modellismo. Quindi, per dare appunto questa possibilità a tutti, visto che non si tratta solo di guardare le immagini del montaggio, ma anche la spiegazione su come intervenire, ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue. Bene, a questo punto andiamo subito a vedere i pezzi contenuti in questo nuovo fascicolo numero 12. Io, per portarmi avanti, lo ho già aperto e sono andato a crearmi tutti i filetti necessari. Sapete che Michele vi consiglia così. Allora, abbiamo il filtro dell'olio e il coperchio del filtro dell'olio in plastica, opla, di qua, bellissimo. Abbiamo la scritta Motorcraft, plastica. Abbiamo la staffa sinistra del blocco motore in metallo. L'asticella di collegamento, la coppa dell'olio pesantissima in metallo, verniciata come potete vedere di colore blu, e il blocco motore sinistro, quindi poi ovviamente riceveremo in altri fascicoli il destro. Prima cosa che andiamo a fare, voi mi raccomando non fate solo affidamento su Michele, ma guardatevi le istruzioni. Io vi do il consiglio di come iniziare per semplificarvi tutto. Poi ragazzi sapete che dovete valutare voi. La prima cosa che vado a fare, prendo questo proprio così, prendo la vite FM,
io tutto questo che adesso vi consiglio a voi l'ho già fatto. Prendete un lubrificante qualsiasi, bagnate nel grasso o nell'olio e vi create il filetto, vedete? Questo, metto a fuoco l'immagine, magari riesco a farvelo vedere, vedete, questo l'ho già fatto. Comunque, l'operazione da fare è sempre la stessa, vi create il filetto, vedete? Con la vite FM. Abbiamo due fori, soltanto in uno dovete crearvelo, in questo sinistro, come vi fa vedere nelle istruzioni. Qui no, perché andrà un perno. Poi teniamo sempre la vite FM a portata di mano, giriamo pagina e ci dice, prendendo la coppa dell'olio in questa maniera, di andarci a creare anche il filetto qui. Quindi ci creiamo altri due filetti, 1 e 2. Va bene ragazzi? Quindi con la vite FM ci siamo creati il primo filetto qui, il secondo e il terzo qui. Perfetto. Mettiamo via un momento le viti FM. Torniamo indietro e ci dice di prendere l'asticella di collegamento che è in plastica, qui assolutamente non usate nessun lubrificante perché, vedete, è contrassegnata con il colore azzurro e la P finale di plastica, quindi va avvitata nella plastica e nella plastica il filetto ce lo facciamo a secco. Prendete questo, inserite la vite HP, io l'ho già fatto, state attenti quando fate questa operazione perché è un po' duro e rischiate di rompere questo perno qui, quindi non fate leva su questo, tenetelo così. Lo avvitate e vi fermate più o meno a questa distanza perché poi ci sarà lo spessore, perché andrà poi inserito qui, del metallo, quindi così va benissimo. Potete anche lasciarla dentro se volete, però visto che andremo a creare un altro filetto HP, la togliamo. Poi giriamo pagina e infatti ci dice di prendere il filtro dell'olio e andarci a creare, o meglio, io vi consiglio di andarvi a creare sempre con una vite HP il filetto anche qui. Perfetto. Mettiamo sempre via le viti, anche se non vi potete sbagliare perché le viti da plastica hanno il filetto molto più distante rispetto alle viti da metallo che lo hanno molto ravvicinato. Eccoci qua ragazzi, quindi torniamo indietro, i filetti ce li siamo creati tutti, dobbiamo solo montare. Eccoci qua, prendiamo questo, lo mettiamo come in figura, prendiamo questo qui che è la staffa sinistra del blocco motore in metallo, vedete che abbiamo un perno qui, questo perno va inserito qui e qui nel filetto che abbiamo creato con la vite FM. Quindi lo mettiamo così, prendiamo una vite FM e stringiamo. Mentre avvito, qualcuno può anche iscriversi al canale e attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video. Mi raccomando ragazzi, ecco qua, guardate come si va veloci e in sicurezza adesso. Qui ci dice di prendere questo pezzo e girarlo così. Ecco qui, prendiamo l'asticella di collegamento che abbiamo già filettato prima con la vite per la plastica e andiamo a inserirla nell'unico modo. Qui abbiamo uno scasso, vedete? E qui abbiamo il segmento che va inserito all'interno. Eccolo qui. Non vi potete sbagliare. Mettete così, prendete la vite HP
e andate a fermarlo. Mettete il dito qua sopra, lo addrizzate un po', perfetto. Ok, giriamo pagina. Prendiamo il filtro dell'olio con il suo coperchio, il tappo, e lo inseriamo come vogliamo. Nel senso che non c'è un procedimento, basta metterlo così e schiacciamo giù. Un consiglio che vi do però, vedete che qui c'è la plastica dove è stata tagliata, ecco, cerchiamo di metterlo nella parte bassa. Quindi a questo punto andiamo a vedere come va montato qua sopra, eccolo qui, vedete, lo posizioniamo, qui abbiamo anche uno scasso e qui il segmento dove va inserito poi lo scasso, andiamo a metterlo così e andiamo a vedere la parte bassa. Questa è la coppa dell'olio, fatemi ragionare un attimo, perfetto, la parte bassa è questa, sotto qua. Per non far sì che si possa vedere quell'errore, noi lo andiamo a mettere così, così non lo vedremo. Ecco, parte bassa. Prendiamo poi un'altra vite HP con la quale andremo a fissare il nostro filtro dell'olio. Lo posizioniamo sopra e lo facciamo girare, eccolo qua, finché trova la sua sede corretta. Vite HP e stringiamo. Che bello questo particolare del motore, che bello. Abbiamo quasi finito, vedete com'è tutto molto più semplice. Ci prendiamo due viti FM, ricordatevi sempre l'apertura facilitata del sacchettino, dito pollice e indice, sfregamento. Prendiamo due viti FM, una e due, vedete? E andiamo a fissare il blocco motore sinistro alla coppa dell'olio. Quindi prendiamo la coppa dell'olio come in figura e andiamo a mettere questo così. Non vi potete sbagliare perché si incastra. Mettiamo le due viti FM e fissiamo la testata sinistra alla coppa dell'olio. Qui ragazzi andate diritto, perché non riuscite a lavorare perfettamente perpendicolari, perché c'è questo pezzettino qui, vedete? Ma state attenti, ecco perché vi dico createvi il filetto, perché se vi create il filetto non potete andare storti. Destra e sinistra e alla fine stringete tutto. Quando fate questo lavoro non dimenticatevi mai che questo è in plastica. Fate attenzione a non danneggiarlo. Ecco fatto. Questa che vedete è il risultato, questo che vedete è il risultato finale del fascicolo numero 12. Adesso andiamo un attimo a pesare questo pezzo e quello che abbiamo montato prima e vediamo, così per curiosità, quanto pesa. Solo questo pesa 127 grammi, che poi i nostri amici americani inglesi, e questa è la misura di peso. Tutti e due 287 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Bene ragazzi, adesso levo un po' di cose e
ci vediamo per la seconda fase di questo video, dove farò la rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato dal numero 11 al numero 12. A dopo ragazzi. Eccoci qua. Questo è quello che abbiamo montato dal numero 1 al numero 12 di questa mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8 edizione Hachette. Guardate che meraviglia, metallo, questo poi andrà sicuramente, vedete i due fori, questi 1 e 2, andrà sicuramente poi fissato così, lì, ecco, questo ovviamente andrà messo qua davanti, che è bello, perché anche il connubio di colori, questo rosso con questo blu, bellissimi, bellissimi. Il lampeggiante, abbiamo il parafango lato guida, quindi il sinistro, anteriore ovviamente, guardate il logo Gran Torino, bellissima la scritta, così come la scritta Ford davanti al musetto. Beh ragazzi, io sono contentissimo di questo modello, sono belli i fascicoli, è bellissimo anche il raccoglitore perché è rigido con gli anelli, insomma è bello tutto. Va bene, adesso procediamo all'ultima fase di questo video, quindi la terza parte, dove consentirò a chi ha piacere di poter dare un'occhiata all'interno di questo fascicolo numero 12 e leggere, se ha piacere, quello che è contenuto. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo insieme per questa terza e ultima parte. Ragazzi, qualcuno si è iscritto? Mi raccomando ragazzi, aiutatemi a far crescere questo canale, sempre che voi ne abbiate piacere, per carità, ci mancherebbe ragazzi. Procediamo, andiamo a vedere. Prima pagina sempre dedicata ai numeri utili e ai servizi. Devo dire che rispetto a tutti i modelli, i pochi che sto facendo, questo modello è quello più ricco di contenuti scritti. È anche abbastanza spessa la carta, il che non dispiace perché è più resistente. E come ho detto anche prima, il raccoglitore è veramente bello, non è un semplice cartone da aprire e assemblare, ma è proprio una copertina rigida con gli anelli metallici, perché poi andremo a, vedete, inserirli all'interno qui dei gancetti dedicati. Torniamo a noi. Buona lettura ragazzi. Siamo arrivati praticamente alla fine, abbiamo ancora una pagina. Ed eccoci qua. Mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:3 edizione Hachette. Non perderti con la prossima uscita numero 13, non ci penso proprio, tutti i pezzi per montare la testata parte sinistra. Ecco qui ragazzi, abbiamo finito. Michele vi ringrazia del vostro tempo,
vi abbraccia veramente tutti ragazzi, grazie di permettere al mio canale di esistere e di continuare, grazie ragazzi, io abbraccio tutti voi e se solo potessi anche tutti i vostri cari più cari, perché l'affetto è una cosa bella ragazzi, se è sincero, e tutto sarebbe secondo me meno brutto se ci fosse più amore e meno cattiveria. Va bene, dai, non siamo a messa, avete ragione, Grazie ragazzi, grazie del vostro tempo, grazie delle visualizzazioni e delle vostre iscrizioni, grazie di sostenermi. Ciao ragazzi, al prossimo video.